In un mondo dove l'informazione è a portata di click e le notizie si diffondono più velocemente della luce, la verità, cari signori, può diventare un miraggio sempre più elusivo. Ogni giorno il mondo intero, miliardi di persone si connettono online e accendono la televisione per essere aggiornate, educate e intrattenute. Ma quanto di ciò che vediamo e ascoltiamo è una rappresentazione fedele della realtà? E quanto invece viene filtrato, distorto o persino inventato di sana pianta per influenzare ciò che pensiamo, sentiamo e facciamo? In un'era dominata dalla tecnologia, dove la globalizzazione dell'informazione ha ridotto il mondo ad un villaggio digitale di saltimbanco, ci troviamo sommersi da un flusso costante di dati. Ogni giorno miliardi di persone si connettono a internet, sintonizzano le loro televisioni o scorrono freneticamente le notizie sui loro dispositivi mobili, assetati di aggiornamenti che spaziano dalla politica globale agli eventi locali, dalle celebrità alle crisi economiche. Ma in questa incessante ricerca della conoscenza, quanto possiamo realmente fidarci di ciò che leggiamo, vediamo e ascoltiamo? Chi gestisce le notizie, l'informazione e la disseminazione di determinati studi e contenuti online gestisce un monopolio pericolosissimo, il monopolio che domina la consapevolezza umana. Mentre navighiamo attraverso questa vasta rete di informazioni ci imbattiamo in una molteplicità di narrazioni e angolazioni. Ogni storia, ogni frammento di notizie è come una tessera di un immenso mosaico. Ma chi decide quali pezzi ci vengono mostrati e in quale ordine? Quanto del nostro mondo è realmente come ci viene presentato e quanto invece è una costruzione modellata da mani invisibili di coloro che detengono il potere di influenzare l'opinione pubblica? Questo video esplorerà le dinamiche nascoste dietro le quinte delle notizie e delle informazioni che consumiamo ogni giorno. Insieme scopriremo, attraverso esempi pratici e documenti ufficiali, come queste informazioni, in particolare quelle veicolate attraverso i potenti canali della televisione e del web, modellano non solo la nostra percezione degli eventi, ma anche le nostre reazioni e decisioni. In pratica ti farò capire come si crea un esercito di marionette su scala planetaria. Dal piccolo schermo ai giganti del web, ogni piattaforma ha la sua agenda. E capire queste dinamiche è fondamentale per diventare consumatori di media più consapevoli e critici. Spesso chi non è allineato viene messo da parte o penalizzato dagli algoritmi delle piattaforme e soltanto una consapevolezza espansa di chi cerca queste notizie potrà salvare in futuro l'informazione senza padroni. Sei pronto a guardare oltre la superficie? Le operazioni psicologiche su larga scala sono tecniche utilizzate dalle forze militari e di intelligence per influenzare i sistemi di valori, i sistemi di credenze, le emozioni, le motivazioni, il ragionamento e il comportamento di un determinato target. I destinatari possono essere governi, organizzazioni, gruppi e individui di ogni tipo e vengono utilizzati per indurre confessioni o rafforzare atteggiamenti, reazioni o comportamenti favorevoli agli obiettivi dell'autore. Esistono, cari signori, veri e propri distaccamenti di intelligence in ogni paese del mondo, ripeto, in ogni paese del mondo, che si occupano di questo tipo di operazioni, e queste sono talvolta combinate con operazioni segrete o tattiche sotto falsa bandiera, le cosiddette false flag, che soprattutto durante intensi periodi di conflitti e destabilizzazioni economiche vengono messe in atto per, letteralmente, creare delle reazioni e comportamenti controllati, spesso di interi paesi o gruppi etnici. Controlla l'opinione pubblica e di conseguenza controllerai la politica. Controllando la politica, le spire si allargano su ogni aspetto della società per come la conosciamo. L'operazione Fortitude durante la Seconda Guerra Mondiale interessò gli alleati che misero in atto questa psyop per ingannare la Germania nazista riguardo ai piani dell'invasione dell'Europa. Crearono, signori, un esercito fittizio, completo di basi e comunicazioni radio per far credere ai tedeschi che l'invasione sarebbe avvenuta a Pas-de-Calais invece che in Normandia, e questo permise agli alleati di sorprendere i tedeschi durante il D-Day. In tempi più recenti la Russia è stata accusata di condurre estese operazioni psicologiche utilizzando i social media per diffondere disinformazione e teorie del complotto nei paesi occidentali. Questo include l'intervento nelle elezioni americane del 2016 e in altre campagne elettorali in Europa, mirate a influenzare l'opinione pubblica e creare discordia politica. Gli Stati Uniti e i loro alleati hanno utilizzato spesso varie tecniche di psyop per influenzare l'opinione pubblica, sia irachena che internazionale, durante la guerra in Iraq.
Questo includeva la diffusione di messaggi totalmente falsi che motivarono finanziamenti e tutta una serie di comportamenti sociali che mettevano sotto una buona luce la guerra in Iraq. L'operazione Mockingbird della CIA mirava a influenzare i media globali e nazionali. Sebbene non tutti gli aspetti siano stati confermati, si sostiene che la CIA abbia finanziato giornalisti e promosso la pubblicazione di articoli che erano favorevoli agli interessi statunitensi durante la guerra fredda, influenzando l'opinione pubblica negli Stati Uniti e all'estero. Quello che state guardando è un fascicolo ufficiale risalente al 2000 di 63 pagine, documento governativo ufficiale rilasciato ai sensi del Freedom of Information Act, intitolato La creazione e la diffusione di tutte le forme di informazione a supporto delle operazioni psicologiche in tempo di conflitto militare. Voglio dire, il titolo è tutto un dire, non trovi? Ma entra molto nello specifico e infatti i goal di questo studio, che ha ormai 24 anni, sono molto inquietanti. Valutare la capacità delle forze armate degli Stati Uniti di sviluppare programmi e di trasmettere informazioni basate sui fatti a un ampio segmento del pubblico in generale, valutare il potenziale di vari meccanismi aerei e terrestri per fornire tali informazioni e valutare altre questioni nella creazione e diffusione di tutte le forme di informazione in tempi di conflitto, comprese le trasmissioni satellitari e l'uso della tecnologia emergente di comunicazione mobile. Immaginatevi solo in questi ultimi 24 anni con l'avvento di social network e degli smartphone quanti strumenti hanno avuto fra le mani le superpotenze per diffondere informazioni fasulle. Ti hackerano il cervello da sempre e non lo sai. Ma dai, sono cose che avvengono solo in guerra. Ebbene no. Le psyop militari offrono una risorsa potenzialmente unica e potente nelle operazioni militari, sia in tempo di pace che in tempo di guerra. E come vi ho già accennato qui sul canale, sono stati rilasciati studi talmente profondi su questo che a questo punto ogni informazione propinata dalle pubbliche amministrazioni, specie quelle di alto rango politico, possono essere messe in discussione. La percezione viene distorta. Esistono letteralmente alleanze fra gruppi di intelligence per operazioni congiunte su scala planetaria ed è proprio per questo motivo che i vari blocchi, specie in momenti di conflitto come quelli che stiamo vivendo, rimangono allineati. Non mi dimenticherò mai quando Biden, a fronte della presidenza della Meloni, disse che se non fosse stata in linea con le sovvenzioni all'Ucraina avrebbero avuto tutti i mezzi per farla allineare. E documenti come questo confermano tutto quello che sto dicendo. Dottrina per le operazioni psicologiche congiunte. Un fascicolo anche questo devastante che ti fa capire in che misura vengono letteralmente addestrati specialisti per portare a termine determinati lavaggi del cervello planetari. Le operazioni psicologiche, si legge, sono operazioni pianificate per trasmettere informazioni e indicatori selezionati al pubblico straniero per influenzarne le emozioni, motivazioni, il ragionamento oggettivo e, in definitiva, il comportamento di governi, organizzazioni, gruppi e individui stranieri. E viene scritto che le PSYOP sono un'attività vitale, attenzione, vitale degli aspetti militari, economici e sociali delle superpotenze. A pagina 8 viene scritto che i sistemi informatici sono essenziali per la riuscita di questi sforzi e gli obiettivi rimangono top secret. Quello che state guardando è un fascicolo di 331 pagine, dico 300 e passa pagine, un training ufficiale delle forze speciali americane per quanto riguarda l'addestramento del personale a queste operazioni. A fine video tutti i documenti ufficiali e i link ai siti ufficiali verranno condivisi sul mio canale Telegram. Il Joint Chief of Staff è un organo all'interno del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti che riunisce i capi di Stato maggiori di ciascun ramo delle forze armate statunitensi. E questo documento le interessa tutte, capito? Tutte. Joint Chief of Staff. Un training devastante che ti fa seriamente capire in che misura, proprio nel dettaglio militare, gli strumenti digitali, radio, televisioni, libri, anche non digitali, anche i libri e qualsiasi altro strumento di diffusione, inclusi i sistemi satellitari, possono essere sfruttati per farti letteralmente il lavaggio del cervello su questioni politiche, economiche, sanitarie, sociali o di altro tipo.
Non basta pensare con la propria testa, non ti illudere, non stare lì a dire no, ma tanto io penso con la mia testa. No, ti ripeto che non basta, perché vieni influenzato anche inconsciamente da persone altamente addestrate a farlo. Può succedere mentre scorri i video durante il tuo scrolling infinito. Può succedere quando tuo padre, che stimi tanto, no, ti porta una notizia che ha letto su un giornale. Può succedere addirittura mentre giochi ad un videogame e ti ritrovi all'interno di un loop infinito di convinzioni basate sulle decisioni che un team di esperti ha preso al posto tuo. Operazioni che, da documenti ufficiali di rilevanza militare, servono per trasmettere informazioni e indicatori selezionati al pubblico per influenzarne le emozioni, le motivazioni, il ragionamento oggettivo e, in definitiva, il comportamento per influenzare il tuo comportamento. Capisci? Manovrano le emozioni per controllare le tue risposte, il tuo comportamento. E al giorno d'oggi ci sono letteralmente miliardi di modi per farlo. Questo video vuole letteralmente farti uscire dalla Matrix. Parliamo di attualità e vediamo come tutto ciò che abbiamo visto prima viene messo in pratica durante i conflitti moderni. Però, se sei arrivato a questo punto del video e pensi che ne valga la pena, ti chiedo di supportare questo tipo di informazione lasciando un semplice like. Solo voi, con un like e un commento, potete valorizzare il posizionamento del video all'interno della piattaforma. Il primo ministro di Israele, durante una visita in Germania, ha riferito che secondo lui sarebbe stato un palestinese, guarda caso, che avrebbe consigliato Buffett. Capito? L'ho già spiegata questa cosa. Basta scrivere 2 o 3 parole chiave su YouTube per trovare l'esatto momento in cui lo dice. Questo viene riportato dal Washington Post. Il Washington Post riporta che, testualmente, Netanyahu dice che un palestinese ha dato a Buffett l'idea dell'Olocausto. E guardate anche cosa scrive il Washington Post. Gli storici dell'Olocausto lo hanno smentito, hanno subito detto che si sbagliava. Non è che lo dico io, lo riportano le più grandi testate giornalistiche del mondo e addirittura, cari signori, la cosa è stata talmente imbarazzante che i tedeschi lo hanno educatamente smentito, riferendo che la responsabilità dell'Olocausto è stata solo la loro. Ha detto questo il caro primo ministro di Israele per sottintendere che quindi una ripercussione a mo' di olocausto verso i palestinesi sarebbe giustificata quando tutti i più grandi esperti mondiali dell'olocausto, quando tutti i più grandi studiosi dell'olocausto, molti ebrei tra l'altro, hanno riferito che quello che ha detto è falso. Un chiaro esempio di psyop che ha provato a giustificare all'opinione pubblica israeliana la mattanza che sta compiendo in Palestina, nel senso, lo hanno fatto a noi e quindi abbiamo la concessione morale di replicare. No, questo è il messaggio che hanno cercato di far passare e l'episodio si inserisce all'interno di un più ampio contesto. Le psyop infatti sono state ampiamente utilizzate da entrambi i lati del conflitto israelo-palestinese, spesso per influenzare l'opinione pubblica, demoralizzare il nemico e guadagnare il sostegno internazionale. Queste operazioni si sono evolute nel tempo e hanno incluso una varietà di tattiche che, di conseguenza, hanno portato a finanziamenti, alla fornitura di armi e a relazioni internazionali. Ebbene sì, il potere delle psyop è anche questo. Israele ha utilizzato trasmissioni radio e televisive per inviare messaggi specifici ai palestinesi. Questi messaggi spesso cercano di minare il sostegno ad Hamas e ad altri gruppi militanti, presentando tali gruppi come dannosi per il futuro dei palestinesi. L'esercito israeliano ha frequentemente distribuito volantini nelle zone palestinesi per avvisare i civili di imminenti operazioni militari e questo ti illumino, non serve a ridurre le vittime civili ma bensì a mettere pressione sui gruppi militanti. Recentemente l'IDF, le forze di difesa israeliane, hanno attivamente utilizzato i social media per diffondere informazioni e immagini che mostrano le operazioni militari israeliane, i rischi rappresentati dai militanti palestinesi e gli sforzi di Israele per mantenere la sicurezza e la stabilità, perché sì, anche fuorviare l'opinione pubblica del popolo nemico è di fondamentale importanza per le operazioni. E il Mossad, l'agenzia di spionaggio israeliana, una delle agenzie di intelligence più potenti al mondo, lo sa molto bene. I palestinesi, d'altro canto, hanno efficacemente utilizzato i media globali e i social media per attirare attenzione e simpatia internazionale. Hanno messo in luce la difficoltà quotidiana sotto l'occupazione israeliana e le conseguenze delle azioni militari israeliane, sottolineando le violazioni dei diritti umani e la sofferenza dei civili.
Ci sono operazioni militari psicologiche anche da parte palestinese. La retorica e il simbolismo sono stati utilizzati ampiamente per galvanizzare il supporto tra i palestinesi. Questo include l'utilizzo di immagini e storie di martiri che servono sia a ispirare il sostegno alla causa, sia a rafforzare la resistenza contro Israele. Come in molti conflitti, anche nel contesto israelo-palestinese la disinformazione è stata usata per influenzare l'opinione pubblica. Ciò può includere l'esagerazione dei successi militari o la minimizzazione di perdite civili. Le PSYOP nel conflitto israelo-palestinese non solo mirano alle popolazioni locali, ma cercano anche di influenzare l'opinione pubblica internazionale e le decisioni politiche di altri paesi. Gli attori di entrambi i lati, in sintesi, cercano di presentare la propria narrazione come la più legittima, cercando di guadagnare maggiore sostegno politico e materiale a livello globale. Il conflitto fra Israele e Iran è prevalentemente un conflitto di natura politica e ideologica, con rare dirette confrontazioni militari, per ora, ma ricco di operazioni psicologiche da entrambe le parti. Si parla di decenni, Le PSYOP fra Israele e Iran riflettono la natura profondamente strategica e simbolica della loro rivalità regionale. Queste operazioni sono spesso mirate a influenzare l'opinione pubblica interna ed internazionale, a seminare dissenso interno e a manipolare la percezione di sicurezza e stabilità degli stati opposti. Israele utilizza frequentemente dichiarazioni pubbliche e apparizioni nei media per dipingere l'Iran come una minaccia esistenziale non solo per sé, ma per l'intera regione e il mondo occidentalizzato. Questo include la presentazione dell'Iran come sponsor principale del terrorismo e come una nazione che cerca attivamente di sviluppare armi nucleari nonostante gli accordi internazionali. Oltre alle PSYOP esistono operazioni più dirette anche che avvengono nel cyberspazio e che addirittura, cari signori, compromettono l'industria bellica dei paesi. Nonostante non sempre dichiaratamente riconosciute come tali, molte azioni si sospetta siano orchestrate da Israele, come il virus Stuxnet, che ha colpito le centrifughe nucleari iraniane. Possono essere viste tutte queste operazioni, anche queste, come parte di una PSYOP più ampia per dimostrare la vulnerabilità delle infrastrutture critiche iraniane e scoraggiare il loro sviluppo nucleare. Nonostante questo supportano anche gruppi dissidenti, infatti Israele è sospettato di supportare gruppi dissidenti all'interno dell'Iran, come determinati gruppi etnici separatisti, come modo proprio per destabilizzare il governo iraniano dall'interno e indebolirne la presa di potere. L'Iran invece dall'altra parte utilizza un linguaggio fortemente anti-israeliano nei suoi discorsi pubblici e nei media statali, descrivendo Israele come un'entità sionista illegittima e minacciando regolarmente di eliminare Israele dalla pagina del tempo. Questa retorica è usata per rafforzare la solidarietà interna e la resistenza contro quello che percepiscono come un aggressore occidentale e sionista. L'Iran è noto per il suo sostegno agli Hezbollah in Libano, un gruppo militante e politico che ha condotto numerose operazioni contro Israele. Questo sostegno è parte di una strategia più ampia di guerra psicologica per circondare Israele con entità ostili, aumentando così la pressione psicologica e militare su Israele. Analogamente a Israele, anche l'Iran è impegnato in operazioni nel cyberspazio, inclusa la diffusione di propaganda e disinformazione per influenzare l'opinione pubblica sia interna che globale e per tentare di minare la legittimità e la sicurezza di Israele agli occhi della comunità internazionale. Attualmente c'è una guerra enorme nel cyberspazio fra le due potenze che tentano di minare installazioni strategiche rivali con l'utilizzo di virus e altri strumenti digitali. Queste operazioni psicologiche tra Israele e Iran mostrano come la guerra moderna spesso si svolga tanto nei media e nello spazio cibernetico quanto sul campo di battaglia fisico, con obiettivi che includono il deprezzamento della volontà dell'avversario di combattere e il tentativo di influenzare l'opinione pubblica globale per guadagnare supporto internazionale o isolare l'avversario. Sia dal punto di vista sociale su scala planetaria, sia dal punto di vista militare fra due potenze in conflitto, le operazioni militari puntano letteralmente a cambiare il cervello del prossimo.
in tutti i sensi. E la storia ci insegna che non solo ciò può essere fatto attraverso tutta una serie di strategie, ma che inoltre gli strumenti del nuovo millennio, signori, ampliano la portata di queste operazioni in modo impressionante. In questo viaggio attraverso il mondo nascosto delle operazioni psicologiche, abbiamo scoperto come le psyop siano uno strumento potente e a volte controverso, utilizzato dai governi e gruppi in tutto il mondo per plasmare percezioni, influenzare comportamenti e dirigere il corso degli eventi. Si può riassumere tutto in questo modo. Dalla guerra fredda alle moderne battaglie digitali, le tecniche di manipolazione psicologica si sono evolute, ma l'obiettivo, amici miei, rimane lo stesso. Ed è quello di influenzare la mente umana. La consapevolezza è il primo passo per difendersi dall'influenza invisibile delle psyop. Informiamoci, questo dico sempre, questioniamo le fonti e cerchiamo sempre di guardare oltre il velo della retorica. Come cittadini del mondo noi abbiamo il potere e la responsabilità di costruire una società informata e resistente alle manipolazioni psicologiche. E il web non serve solo per propinare false informazioni, ma anche per combatterle. Quindi non fare il tacchino e supporta questo tipo di contenuti. Occhio ai grandi editori, ai grandi network, alle informazioni di facciata, alla falsa retorica e alle persone che pensano di avere la verità in tasca. In un'era in cui l'informazione è più accessibile che mai, e noi signori siamo nell'era in cui le informazioni non sono mai state così accessibili alla popolazione nell'arco di tutta la storia umana, la capacità di discernere tra verità e manipolazione non è solo una competenza, ma una necessità vitale. Chiaro? E spero che nel mio piccolo questo video ti abbia aiutato a farlo. Per oggi è davvero tutto. Io vi ringrazio per essere stati con me. Vi voglio bene e vi rimando come sempre al prossimo episodio. Adieu!